nuovo coronavirus è sfuggito dal laboratorio di massima sicurezza di Wuhan, sempre più probabile. Buon pomeriggio da Leonardo TG della Scienza e dell'Ambiente. È impossibile prevedere l'andamento dell'epidemia del nuovo coronavirus, secondo gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riuniti in queste ore a Pechino. 70.400 contagiati in Cina, 600 in 30 nazioni del mondo. Intanto quella che era stata ritenuta una teoria fantascientifica sembra sempre più attendibile. Il nuovo coronavirus sarebbe sfuggito da un laboratorio di Wuhan. Elena Cestino. Soltanto 300 metri più in là rispetto al mercato del pesce di Wuhan, indicato come origine dell'epidemia Covid-19, c'è il centro di Wuhan per il controllo e la prevenzione delle malattie e qui in alcuni laboratori vengono tenuti animali infetti proprio per studiarne le malattie. Tra questi anche 600 pipistrelli. Lo spiegano due biologi della South China University of Technology, Bo Tao Xiao e Lei Xiao, in un rapporto che descrive anche come uno dei ricercatori sia stato attaccato da uno di questi pipistrelli venendo a contatto con sangue e urina dell'animale e che proprio per questo il ricercatore si era messo in quarantena volontaria per 2 settimane dopo l'incidente. Si parla anche della scoperta di una zecca viva sui pipistrelli, possibile veicolo di infezione. Potrebbe essere il punto di partenza dell'epidemia che sta mettendo in ginocchio la Cina e che ha già ucciso più di 1.700 persone? Difficile dirlo con certezza, anche se cartina alla mano l'ipotesi non sembra troppo fantasiosa. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie è vicino allo Union Hospital, dove sono state registrate le prime infezioni tra i medici. Il rapporto di due biologi spiega che le sequenze del genoma dei pazienti coincidevano tra l'89 e il 96% con quelle del coronavirus originariamente trovato in un particolare pipistrello, detto a ferro di cavallo intermedio. Al mercato del pesce venivano venduti anche animali vivi, ma non pipistrelli. Per trovarli bisogna spostarsi di quasi 1.000 chilometri. Wuhan ha anche un'altra peculiarità. C'è un solo biolaboratorio di massima sicurezza in tutta la Cina e si trova qui, a 12 chilometri dal centro. È l'unico laboratorio attrezzato per lavorare con i più pericolosi agenti patogeni che possono essere letali per l'uomo o causare gravi malattie per le quali non esistono cure o vaccini. Fa parte dell'Istituto di Virologia della città cinese ed è il primo di un piano governativo che puntava ad avere dai 5 ai 7 laboratori di massimo livello di biocontenimento entro il 2025, come aveva spiegato, non senza perplessità, la rivista scientifica Nature nel 2017. Il nuovo coronavirus potrebbe essere uscito da qui? Forse. Laboratori come questi, di livello massimo di sicurezza dove si trattano i microbi più pericolosi, sono stati costruiti anche in Europa dal 2005. L'unico italiano è quello dello Spallanzani a Roma.